Rieccoci quest'oggi con un nuovo video e come potete vedere con i Tinseltown Tarot. Che cosa chiederemo quest'oggi a questo meraviglioso mazzo che ci riporta alla cinematografia degli anni 50? Allora, quest'oggi chiederemo novità, novità in amore. Quindi cerchiamo di capire in questa fine estate che cosa vi aspetta appunto in amore. Quindi novità piuttosto che appunto belle notizie, magari anche ritorni o riappacificazioni. Oppure, anche in caso voi abbiate un compagno, una eventuale presa di posizione, magari definitiva da parte vostra, per quanto concerne questo rapporto. Utilizzerò un metodo che so piace tantissimo, anche a me personalmente piace, ed è un metodo classico che si usa molto frequentemente e soprattutto straconosciuto, cioè il metodo della croce celtica. Quindi 10 carte, 10 posizioni importanti che vanno dal passato più lontano, presente e poi ovviamente il futuro nelle varie sfaccettature. Questo sarà appunto un video a una sola variante. Come avrete notato, io tendo ad alternare video a una variante a video a doppia variante, questo per cercare di venire incontro un po' alle esigenze e gusti di tutti. Quest'oggi però sarà un video a una variante unica. Dunque, direi che appunto possiamo prendere l'intero mazzo dei Tinseltown Tarot e iniziare appunto a mescolare il mazzo lasciandoci guidare dal principio ovviamente di sincronicità. Dunque cerchiamo di capire in amore quali novità, magari ritorni, nuove storie, flirt, ovviamente scelte, decisioni. Vediamo un po'. Perfetto. Dunque, come potete vedere, qui appunto abbiamo il metodo della croce celtica nelle, diciamo, posizioni più canoniche. Allora, io appoggio il resto del mazzo qui, questo lo spostiamo qui in modo che possiamo dare spazio anche appunto a questa fila di carte che è molto molto importante. Allora, iniziamo però ovviamente dalle prime posizioni. La carta centrale è data dal presente della situazione,
Quindi, che cosa c'è nel vostro presente che lo caratterizza da un punto di vista appunto sentimentale? In posizione obliqua, le influenze che si oppongono alla situazione, quindi eventuali ostacoli, rivali, nemici, perché no? Carta in alto, terza posizione, ciò a cui tendete, quindi il karma fondamentalmente. Cosa vuole dirvi? Quarta posizione, il passato, passato un po' più lontano. Questa quinta posizione è una posizione duplice, cioè è diciamo riferita o ad un passato più recente o ad un futuro più immediato, quindi al massimo entro gli scorsi 15 giorni o i prossimi 15 giorni. Sesta carta, il futuro entro i prossimi 3 mesetti, grosso modo. Queste ultime 4 carte sono molto importanti perché rappresentano, diciamo, il futuro nei vari aspetti. Settima carta, il vostro potere sul vostro ambiente, come voi andrete ad agire sul vostro ambiente. Ottava carta, il contrario, come l'ambiente andrà in qualche modo a condizionare voi. Nona carta, lo stato d'animo che caratterizzerà il vostro futuro. Decima ed ultima carta fondamentale perché è il risultato finale, la risposta alla stesa e soprattutto il futuro entro i prossimi 6 mesetti circa, grosso modo. Dunque, detto questo, possiamo appunto andare direttamente alla prima carta, ossia appunto il presente della situazione. Allora, qui abbiamo la regina di Pentacoli. Allora, la regina di Pentacoli in questo caso ovviamente rappresenta la vostra, diciamo, figura, la vostra caratteristica principale, il vostro temperamento, il modo in cui apparite ovviamente voi agli altri, ai pretendenti, ok? Alle persone ovviamente che sono interessate a voi. Ecco, qual è questa caratteristica principale? Di essere una regina di denari, ok? Cioè una donna autonoma, completamente autonoma, forte, indipendente, una donna, vedete, molto bella, una donna che piace, una donna che conosce il proprio valore, una donna che non ha, diciamo, paura di mostrarsi nel miglior modo possibile, una donna che non ha paura di niente, vedete? Cioè, ovviamente in questo caso la regina guarda dritta di fronte a sé. Quindi diciamo che le persone da una parte vi stimano, dall'altra possono risultare un po' spaventate addirittura da voi, proprio perché vi vedono così ferme, solide, stabili, no? Come tipico dei pentacoli. Quindi un'altra caratteristica è la solidità, la fermezza d'animo. Una donna che sa ciò che vuole. Con questo non voglio dire che voi non abbiate mai mostrato fragilità. Anche io le ho mostrate, tutti le mostriamo sempre, tutti i giorni, ma non vengono rilevate dagli altri queste fragilità, per fortuna, come dei difetti, bensì, diciamo, anzi, a volte come un rafforzativo, no? Come un qualcosa in più che vi rende vere, pulite, trasparenti. Cioè il fatto che voi siate delle regine, questo è importante, ok? Ora, la motivazione per cui magari, in caso lo siate, voi siate appunto single, potrebbe proprio stare in questo, cioè che le persone vi stimano ma vi temono. In particolar modo nel caso in cui ci si trovi ovviamente di fronte a uomini fragili, ok? Che temono una donna così forte, ok? In caso voi abbiate un compagno, per esempio, ma abbiate con questo compagno magari un rapporto non proprio, ecco, diciamo così, idilliaco, questa situazione deriva proprio dal fatto
che voi riuscite a tener testa a quest'uomo, fate di tutto per tener testa giustamente a quest'uomo, cioè state cercando, avete cercato di non farvi mai mettere i piedi in testa. Ecco, questa cosa potrebbe, diciamo, aver provocato dei momenti magari appunto di difficoltà con il vostro compagno, ok? Comunque molte persone possono essere, ripeto, spaventate, però secondo me, come tipico della regina di denari, molto spesso si parla anche di invidia, eh? Quindi molte persone potrebbero avervi invidiato, potrebbero invidiarvi, non solo donne, ok? Anche uomini, perché no? Vediamo ora, ragazzi, invece in posizione appunto obliqua, gli ostacoli alla vostra felicità. Allora, la luna, bene. Allora, la luna, ragazzi, la luna significa che avete trovato persone poco chiare, persone ambigue, persone bugiarde, persone impegnate, che potrebbero aver fatto finta di, diciamo, magari avervi promesso, persone che hanno mostrato la classica doppia faccia, persone che hanno in qualche modo dato, no? Anche l'impressione di essere molto brillanti, di voler costruire qualcosa, di essere pronte a, e poi non c'era nulla di tutto questo. La luna è la carta dell'inganno, ok? È la carta dei sotterfugi. Quindi, ahimè, potreste anche aver trovato persone che vi hanno giurato e spergiurato di essere single, ma non era vero. Persone che potrebbero avervi giurato e spergiurato di essere in procinto di separarsi, ma non era vero. Persone che potrebbero, diciamo, anche addirittura avere abitualmente una doppia vita e viverle entrambe senza alcun rimorso addirittura. Quindi sicuramente avete trovato con la luna persone non disposte alla verità, persone che, ripeto, più o meno abitualmente mentivano, persone che più o meno abitualmente, diciamo, non in qualche modo hanno mai voluto, no, magari costruire quel qualcosa in più, che quindi potrebbero avervi mentito e ingannato, ok? Quindi sì, persone disoneste con la carta della luna, persone che non per forza vi hanno tradito, perché ok, la luna parla anche di tradimento, ma non necessariamente. Potreste aver trovato anche persone che vi hanno tradito nelle aspettative, cioè non per forza con un'altra donna, con un altro uomo, ma persone che potrebbero avervi appunto tradito negli obiettivi, nelle aspettative, nell'aver mostrato un'immagine di sé che però, ragazzi, qui non c'era. Ok? Terza carta, ciò a cui tendete, quindi fondamentalmente diamo parola un po' al karma. Allora, ecco, e qui abbiamo la carta della torre, cioè la distruzione di tutto ciò che sino ad ora è stato costruito, vedete, su basi non solide, basi non stabili. Quindi la torre rappresenta proprio il chiudere, vedete, in maniera drastica proprio, con delle situazioni del passato che sono state costruite appunto su basi non, diciamo, corrette, non giuste. La torre è la carta della punizione divina, vedete, del fulmine, ok? Quindi sicuramente, fuori di metafora, tutto ciò che è stato costruito magari sulla menzogna, eccola qua la luna, sulla falsità, su illusioni, le illusioni tipiche della luna, ecco che poi vengono distrutte. Persone che hanno finto di essere single verranno smascherate, quindi voi saprete tutto, nulla vi verrà più nascosto, ma non perché queste persone parleranno, ok? Perché diventeranno improvvisamente sincere, no, no, la torre non parla di questo, la torre parla dell'obbligo che il karma imporrà a queste persone di tirare giù la maschera. La torre non è una scelta, la torre è qualcosa che si subisce, ok? Quindi queste persone subiranno uno schiaffo da parte del destino, da parte del karma, che appunto le obbligherà a scoprirsi, a dirvi la verità, o voi lo scoprirete, ragazzi, magari tramite terze persone o anche tramite magari un lavoro vostro da detective, cioè sicuramente queste carte parlano di una situazione che diventerà, diciamo, chiara ai vostri occhi e vi porterà a
fare tabula rasa, la torre parla di tabula rasa, ok? Buttare il sale, non lasciar più nulla crescere sulle rovine ovviamente del passato, quindi su situazioni del passato, ripeto, negative e nate sotto cattivi auspici o comunque, diciamo, fuori di metafora, tutto ciò che è nato con false premesse, ok? Quindi nulla vi verrà più nascosto. La torre parla di punizione, anche molto severa, quindi persone che vi hanno offeso, vi hanno deluso, vi hanno fatto male, andranno assolutamente a pagare. Ora, vediamo in quarta posizione il passato, quindi diciamo effettivamente quello che ha portato a questa situazione, vediamo un po', tanto si girano sempre tutte le altre carte. Allora, e qui abbiamo il 4 di coppe. Allora, la noia e il non essere, diciamo così, soddisfatti o soddisfatte anche tanto da un punto di vista passionale, ahimè. Diciamo che potreste aver trovato poche, proprio poche persone, a volte anche quasi nessuna, con il 4 di coppe, che possa avervi, diciamo, dato quello sprint erotico, passionale, sensuale, sessuale, che possa avervi fatto, diciamo, sentire completamente appagate. Quindi qui non c'è solo l'inappagamento del cuore, ma anche del corpo. Quindi, insomma, diciamo che effettivamente sicuramente le ultime settimane, gli ultimi mesi, ma magari anche gli ultimi anni non sono stati per voi ovviamente particolarmente felici, ok? Perché avete trovato persone che non erano compatibili a voi. 4 di coppe, vedete, è la carta del rifiuto, ok? Quindi o voi potreste aver rifiutato determinate persone perché non compatibili, o voi potreste essere state, diciamo, stati rifiutati o rifiutate appunto da altre persone che non magari vi volevano, ok? Che hanno dimostrato magari di scegliere un'altra persona al vostro posto. Quindi delle situazioni che vi hanno ferito, ingannato e inappagato, tanto da un punto di vista sia fisico che anche interiore. Quindi diciamo una situazione non proprio così facile da viversi, no? Non così serena. Quindi obiettivamente non avete trovato la classica anima gemella, o almeno eravate convinti o convinte di aver trovato l'anima gemella, ma non è stato così. Ok? Vediamo ora, ragazzi, in questa posizione il passato più recente oppure il futuro più imminente. Vediamo un po'. Allora, e qui abbiamo il paggio di spade. Allora, qui c'è qualcuno, per forza, che vi tiene d'occhio. Bene, paggio di spade è la carta del sorvegliante, quindi dell'hacker, diciamo così, in termini moderni, ecco. Quindi una persona che vi tiene d'occhio. Vi tiene d'occhio perché è una persona interessata a voi, quindi è una persona che ovviamente, come tipico del sorvegliante, vuol vedere un po' come vanno le cose, da cosa è caratterizzata la vostra vita per potersi infilare, ok? Quindi il paggio di spade rappresenta sempre chi è interessato a voi, però purtroppo, ahimè, è un paggio di spade, ragazzi, cioè non è la classica persona che è interessata, prende parte, scrive, corteggia, eccetera. No, è la classica persona che sta ferma ad osservare, deve capire qual è il momento giusto, cosa dire, cosa scrivere, magari si ripete la stessa frase davanti allo specchio 300 milioni di volte, quindi tutto fuorché una persona spontanea. Ora, potrebbe essere anche una persona magari timida. Diciamo che il fante di spade non è tanto timido, è una persona molto diffidente. Quindi questa persona non si fida, ahimè, sì, anche di voi. Cioè non perché vi vede una cattiva persona, ma perché non ha capito o non sa se voi possiate o meno, diciamo così, ecco, essere particolarmente appunto attratte, interessate a lui, ok, o a lei. Cioè questa persona vuol capire se possa fare quel passo in più. Magari è una persona che non sa se effettivamente voi possiate o meno essere impegnate, magari vi conosce poco, oppure
è una persona che sa che voi magari siate impegnate e di conseguenza, diciamo, ha molta paura di provarci, semplicemente perché magari teme il rifiuto. È pur sempre un personaggio di spade. I personaggi di spade sono molto orgogliosi, sono molto sensibili ai no. Quindi questa potrebbe essere una persona che viaggia molto lentamente proprio per questo motivo. Ora, è un fante, voi direte, come mai non citi le notizie? Allora, perché rispetto agli altri tre fanti, denari, bastoni e coppe o cuori, che dir si voglia, il fante di spade è l'unico fermo, come potete vedere, no? Vedete, sta osservando, è fermo. Ha intenzione di scrivere, quindi le notizie arriveranno, però più tardi rispetto agli altri fanti, perché in questo momento questa persona deve raccogliere prima tutte le informazioni di cui ha bisogno sul vostro conto e poi scrivervi. D'accordo? Quindi ecco perché io non cito le notizie in arrivo. Sì, sono in arrivo, ma le tempistiche sono troppo lunghe e soprattutto dipendono da quando lui si sente in grado di aver raccolto, no, tutte quelle informazioni di cui ha bisogno e solo allora si farà avanti questa persona. Ora, può succedere domani, ma può succedere anche fra 2 o 3 settimane. Ok? Proprio perché questa persona non è sicura, non è certa di voi, non sa di piacervi. Quindi deve capire, insomma, deve capire, questa persona deve capire, ok? Però, ragazze mie, qui c'è qualcuno di interessato a voi. Ovviamente non è il vostro partner ufficiale in caso voi ce l'abbiate, ok? In caso voi abbiate una storia con una persona impegnata, sì, potrebbe essere l'uomo impegnato, che magari quando non è con voi perché deve stare con la famiglia, con la moglie, con la fidanzata, vi spia, sì, assolutamente. Sesta carta, il futuro più prossimo, quindi entro i prossimi, grosso modo, 3 mesi. Allora, nuovamente spade, mamma mia. Allora, qui abbiamo il re di spade, che battagliero. Allora, in caso voi abbiate un compagno più o meno ufficiale, nel senso, in caso voi abbiate un marito, un fidanzato o stiate frequentando comunque una persona impegnata, qui arriva un rivale, ok? Quindi arriverà una persona che secondo me è questo paggio, perché guarda caso abbiamo spade e spade, quindi comunque agisce lentamente, mamma mia, cioè questo non si fida proprio, va bene. Procede a piccoli passi, abbiamo capito, però procede, dai, quindi un po' di positività ce l'abbiamo. Allora, per procedere, quindi procede, è una persona già da tempo interessata a voi, quindi non è una persona nuova, è una persona che fa parte delle vostre già conoscenze, amicizie, potrebbe essere un ex, sì, assolutamente sì, una persona comunque che, ripeto, è molto interessata a voi e si farà largo nella vostra vita perché il re di spade è generalmente un uomo, ripeto, molto battagliero che non ha paura di niente e nessuno e che quindi deciderà di agire. Evidentemente dopo aver raccolto tutte le informazioni che deve, questa persona si lancerà all'arrembaggio e di conseguenza al volervi conquistare a tutti i costi. È un uomo che, diciamo, ecco, sa essere a volte molto severo perché è un re di spade, ok? Quindi magari non è proprio un simpaticone, ok? Cioè, non è la classica persona che vuole conquistare una donna con il sorriso, facendola ridere. No, il re di spade non ha interesse per queste strategie. Il re di spade è interessato a fondamentalmente 2 cose. La prima è il sesso e la seconda è il feeling mentale, cioè vuole vedersi sullo stesso vostro livello, non ammette una persona che lui reputa, diciamo così, non alla sua altezza, via, quindi ad un gradino che lui reputa inferiore rispetto a se stesso. È un uomo molto superbo, è un personaggio di spade d'altronde, ok? Quindi guarda molto spesso gli altri dall'alto verso il basso. Quindi è una persona comunque che ha un'idea di sé molto importante, ha una grande autostima, è un re di spade, quindi una persona arrivata. Quindi non è uno spiantato, è una persona che ha il suo lavoro, è una persona che ha il suo guadagno, è una persona comunque che vive dignitosamente.
Potrebbe essere stata sposata questa persona? Assolutamente sì, ma non è mai stata fortunata in amore perché è un re di spade, quindi ha un po' il cuoricino indurito, da tante situazioni. Quindi voi potreste notare magari una persona che si avvicina a voi, però magari sì, interessata, ma magari un po' fredda, ok? Ma questa freddezza deriva ovviamente da, diciamo, sicuramente questa sorta di incapacità, ecco, di gestire i rapporti d'amore perché è scottato. Ok? Da un passato duro e turbolento. Potrebbe anche essere un vedovo, quindi una persona che ha sofferto perché ha perso la donna della sua vita. Ok? Quindi sicuramente non è una persona che ha avuto vita facile, ecco, questo sicuramente. Mm? Quindi le cose non gli sono sempre andate bene in amore, eh? Sicuramente è stata anche una persona un po' sfortunata, quindi molto probabilmente le cose in amore non gli sono andate sempre benissimo. Allora, quindi, in caso voi siate single, sicuramente entro l'autunno qui c'è una persona che agirà concretamente, perché i re agiscono sempre concretamente, quindi una persona che vi dimostrerà il suo interesse, quindi vi chiamerà, vi cercherà e c'è anche proprio la possibile relazione, no? Con quest'uomo, qui c'è l'inizio di un qualcosa. Una persona che, vi ripeto, è un po' particolare, ok? E che probabilmente appunto adesso vi sta già tenendo d'occhio. In caso voi siate impegnate, ragazze mie, questo è un rivale, ok? Settima posizione, che potere voi avrete ovviamente sulla società, sulle persone che vi circondano. Qui abbiamo la regina di coppe, allora l'affascinare terribilmente le persone che avete accanto a voi. Allora, siete sicuramente delle donne molto belle, delle persone che non passano inosservate. La caratteristica primaria della regina di coppe è non solo la bellezza fisica, ma anche il temperamento, diciamo, dolce, quindi appunto molto accattivante, comprensivo, molto romantico e quindi sicuramente voi emergerete per la vostra bellezza e per il vostro carattere molto forte perché siete una regina, me l'abbiamo già detto all'inizio, però che diciamo in qualche modo rispetto alla regina di denari che è molto più concentrata su se stessa, la regina di coppe diventa molto più diciamo dolce, ok? Quindi vi diciamo intenerirete un po', ok? Questo sicuramente vi aiuterà anche ad avere non soltanto questo re di spade come pretendente importante, ma anche altre persone, perché la regina di coppe rappresenta la pluralità di corteggiatori, quindi è una donna, vedete, molto desiderata e ammirata, ok? Ma dal suo canto voi vi sentirete prese. Quindi sicuramente per qualcuno qui perderete la testa. Ok? Quindi proverete quei sentimenti che magari non provate. Ok? O che pensavate magari di non provare più. Ragazze mie, mai dire mai, nella vita. Quindi vi vedo serene, belle, innamorate, piacenti e con un bel nugolo di corteggiatori, ripeto, oltre a questo re di spade, cosa che vi farà benissimo. Ok? Vediamo in ottava posizione i fattori ambientali, cioè il contrario, cioè come l'ambiente condizionerà voi. Allora, l'appeso. Allora, sicuramente l'appeso parla di situazioni che voi dovrete per forza di cose, ma lo abbiamo detto con la torre, andare a gestire, a chiudere, perché sono, come vuole l'appeso, delle situazioni difficili di sacrificio inutile. L'appeso parla di un sacrificio inutile, di un ciondolare da situazioni di positività a negatività che in qualche modo, diciamo, questo ciondolare vi è stato regalato da personaggi ben poco affidabili. Quindi l'appeso parla di chiudere drasticamente con queste situazioni che portano appunto a sacrifici inutili. Quindi sono, diciamo, degli atteggiamenti del tutto corretti che voi avrete in futuro, ma che sarà proprio il destino, vedete, il karma o comunque le altre persone con i loro comportamenti a portarvi ad avere.
Quindi sicuramente alcune persone che sino ad ora vi hanno un po' reso l'amore difficoltoso torneranno con l'appeso per forza. Ebbene, toccherà a voi rimandare queste persone al mittente. Cioè ragazzi, quando ci sono delle persone che tornano dal passato, persone sbagliate, ok? Quindi storie sbagliate, esce l'appeso, ok? Quindi l'appeso rappresenta tutto ciò che torna dal passato, che deve essere rivisto e buttato via. Ok? Allontanato, perché sono delle situazioni, ripeto, di sacrificio inutile, che non vi appaga e non vi dà nulla. Lo abbiamo detto col 4 di coppe. Zero appagamento né sessuale né sentimentale. Dunque, non è il caso, no? Di continuare a perdere momenti preziosi della propria vita con persone che non danno nulla di quello che noi vorremmo o per farci semplicemente stare bene. Ok? Quindi con l'appeso voi andrete a riacciuffare, e farete benissimo, il vostro diritto ad essere felici. E questo è quello che io voglio per voi. Ok? Quindi complimenti, brave, forti e sempre coraggiose. Penultima posizione, lo stato d'animo che avrete voi. Vediamo un po'. Che meraviglia, la giustizia, mamma mia, e come sarete severe ragazze mie, ragazzi miei, con la giustizia, però, beh, abbiamo detto con la torre, la torre questo dà, è atteggiamento molto severo, va bene, però utilissimo, perché la carta della giustizia parla appunto di un atteggiamento molto severo, vedete? Voi andrete a soppesare sui piatti della bilancia chi vi ha dato e chi non vi ha dato nulla, chi merita di stare al vostro fianco e chi non merita. Ok, modello imperatore romano, cioè è chiaro che ragazzi in questo caso farete pollice verso, però secondo me nei confronti di molte persone, ok? Perché chiaramente la giustizia agisce con una lucidità incredibile verso, diciamo, ecco, un futuro che non preveda più nessun errore commesso né da parte vostra né da parte delle altre persone. Quindi ci sarà un vero e proprio out, un ultimatum pazzesco, cioè o fai come dico io, ti comporti come dico io, o se no quella è la porta. Quindi voi, come vuole la torre, andrete a defenestrare, diciamo così, ad allontanare molte persone che obiettivamente non sono meritevoli di stare al vostro fianco. Quindi, sa che nei prossimi 3, 4, 5 mesi, ragazze mie, altro che guerriere, o guerrieri, cioè qui vi vedo belle battagliere, complimenti. Quindi non avrete paura assolutamente, la giustizia non parla di chi ha un animo spaventato, affatto, parla di chi invece ha un animo, insomma, direi particolarmente preso dal voler a tutti i costi mostrare il suo potere, quindi vorrete dimostrare a queste persone, tesoro, io sto benissimo anche senza di te, anzi, forse sto meglio. Quindi la giustizia è il punire. Eh sì, diventerete veramente anche molto dure con persone che vi hanno ingannato, che vi hanno mentito, che vi hanno fatto stare male inutilmente, cioè non vi importerà più nulla di nulla e di nessuno. Dal vostro punto di vista, questa situazione, diciamo, ecco, vi porterà ad equilibrio, a riequilibrare, vedete, i due piatti della bilancia. In caso voi ad oggi siate indecise, insicure se lasciare o meno il compagno ufficiale, il marito ad esempio, la giustizia può parlare di separazione, ma una separazione voluta, non subita, perché evidentemente non ne potrete più, cioè dal vostro punto di vista qui qualcosa deve assolutamente cambiare e terminare. Appeso, giustizia e torre, ragazzi, cioè oltretutto 3 arcani maggiori e tra i più pesantini, ok? Quindi tutte le persone che sino ad ora vi hanno deluso, vi hanno amareggiato, spariranno dalla vostra vita, le farete sparire e inizierete evidentemente ad occuparvi di voi stesse. Ok? Ultima carta, risultato finale, quindi entro i prossimi, wow, 6 mesi. Allora, qui abbiamo il paggio di bastoni. Guardate, qui sì che ci sono le comunicazioni.
Guardate quante mani stanno scrivendo a questo bel giovane. Allora, come vi dicevo con la regina di coppe, voi avrete più di una persona interessata a voi. Quindi sicuramente la risposta alla domanda è: ci sarà qualcuno di interessato a me? Non qualcuno, più di una persona. Avrò la possibilità di iniziare una storia con qualcuno? Sicuramente, anche con più di una persona. Avrò la possibilità di avere quindi più scelte dinanzi a me? Certo, con più di una persona. Riceverò un invito per uscire, per un caffè, per una pizza da parte di una persona? Certo, ma da più di una persona. Guardate, quindi il paggio di bastoni parla di molte persone attratte dalla regina di coppe. L'ho detto, la regina di coppe è bellissima. Di conseguenza nessuno vorrà e riuscirà a resistere al vostro fascino. Voi sarete al centro dell'attenzione di più di una persona. Ci saranno inviti, ci saranno contatti scritti, ci saranno telefonate, ci sarà ritorno dal passato, ci saranno persone nuove, perché i paggi parlano anche di persone nuove, e ci sarà questo re di spade che in qualche modo vorrà sgomitare per entrare a far parte della vostra vita. Ovviamente, ripeto, le tempistiche sono già date chiaramente dalla stesa della croce celtica, quindi entro breve, entro poche settimane, entro pochi mesi ed entro 6 mesi. Qui c'è proprio un'evoluzione importante, quindi ovviamente come sempre poi la scelta spetterà a voi se accettare magari anche qualche corteggiatore in più o fermarvi a questo re di spade. Ovviamente qui avrete tutte le possibilità che vorrete. Parliamo di bastoni, quindi tendenzialmente persone molto attratte rispetto a voi. Paggio di bastoni può parlare di persone magari anche più giovani di voi, quindi più giovani della consultante, o che mostrano ovviamente meno rispetto magari all'età anagrafica, perché magari hanno un aspetto molto fresco, molto bello, molto giovanile. Il re di spade invece di solito rappresenta qualcuno di un po' più grande rispetto alla consultante o anche più o meno coetaneo, d'accordo? Quindi qui avrete anche più scelta da un punto di vista anagrafico. Per quanto riguarda i segni zodiacali, ovviamente bastoni parliamo prevalentemente di segni di fuoco, quindi Leone, Ariete, Sagittario come segno, come ascendente oppure come tema natale ricco per esempio in determinate posizioni dei segni di fuoco, per esempio potrebbe avere la Venere in Leone piuttosto che l'ascendente in Sagittario, è un esempio. Per quanto riguarda il re di spade, tendenzialmente la presenza dei segni d'aria, quindi gemelli, bilancia o acquario come segno ascendente o come forte presenza appunto nel tema natale. D'accordo? Quindi qui ci sono veramente tante comunicazioni, ci sono tante persone attratte da voi con le quali potrebbe esserci di tutto, accadere di tutto, ovviamente in caso voi lo vogliate. Quindi non vi annoierete in questa fine estate, inizio autunno, anzi ci sono delle ottime novità con anche qualche ritorno appunto dal passato. Dunque, sicuramente non rimarrete sole, ma anzi avrete del buon materiale, ecco, sotto mano, diciamo così. Ovviamente, ragazzi, queste sono, come dico sempre, energie generali, è un interattivo, quindi è rivolto a più persone. Per delle specifiche, io consiglio sempre il consulto privato. Per fare un consulto privato con me, solo con me, perché rispondo solo e solamente io, ci sono solo e solamente io, basta ovviamente contattarmi all'indirizzo email che trovate appunto a video e anche come sempre lascio appunto in descrizione. In caso vogliate abbonarvi a poco più di un caffè al mese, quindi veramente pochi euro al mese, potete ascoltare e vedere anche video riservati ovviamente però soltanto agli abbonati con delle domande altrettanto curiose e molto specifiche. Ovviamente come sempre per quanto mi riguarda, mi raccomando, vi voglio così come vuole questa giustizia e questa torre, forti, coraggiose, determinate. Mi raccomando, buon percorso karmico e a presto!